Abbiamo iniziato per Tiziana. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, Tiziana è molto densa, ok? Molto piena di cose, quindi in realtà mi ha presentato già diverse immagini. Me ne ha rappresentata una che riguarda una sua vita passata, una che riguarda secondo me un ricordo dell'infanzia e uno che riguarda invece più una chiave simbolica. Io sceglierei questa qui, la chiave simbolica. Magari, la vedo tutta vestita di bianco, tipo tunica bianca, calzini bianchi, e ha una vanga in mano, sta scavando in un terreno e deve seppellire tipo una specie di volpe. Ed è un guru che gli ha detto di fare questo rito di iniziazione. Di fatto è come se questo guru la stesse portando ad abbandonare, che ne so, una sua credenza precedente rispetto a un'altra tradizione e a portarlo verso di sé. È una vita passata questa. No, secondo me è più un'immagine simbolica della tendenza di Tiziana a passare da un'esperienza all'altra, legandosi anche a un maestro, poi a un altro maestro ancora, e quindi assorbirne la relativa tradizione, la relativa pratica, il relativo rito di iniziazione. Ci dà l'autorizzazione? Lei vorrebbe tanto lanciare via questa vanga con cui sta scavando e acquistare proprio la propria libertà e indipendenza e quindi assolutamente vuole trovare la forza di fare questo e dà l'autorizzazione. Ok. Tiziana, grande fan dei video, finalmente la sua prima sessione. È un grande giorno per lei? Sì, sì, è il giorno. Il giorno, the day. Mm. Nome del progetto. Navigo in acque pericolose. Mi fa proprio vedere lei che si avventura in varie esperienze di cui vede solo una parte, che è quella un pochino più superficiale, ma di fatto trascura quella che è la parte più oscura e più profonda. C'è tutto un aspetto molto profondo e molto meno chiaro che lei deve affrontare. Vibrazione. 3 miliardi e mezzo. Consapevolezza. 135. Anima. 41. Vite. 2089. Cervello. 9. Suscettibilità ipnotica. 35. 3-4D. Eh, circa 70. Terza dimensione. Nuovo valore, vivacità animica, quanto vuole la verità, la consapevolezza, l'evoluzione, tornare alla sorgente. 62. Tu lo sai, Tiziana, io sono sempre pane al pane, vino al vino, siamo sullo scarso. Qui siamo sullo scarso, che non vuol dire niente. Causa esoterica in generale di questo scarso. Come se mi facesse vedere che la sua casa, poi in realtà che rappresenta lei stessa, è piena di tante cose inutili, quasi che occorrerebbe tipo un decluttering, una pulizia, un liberarsi di alcune cose, andare un po' più verso l'essenziale e in profondità. Carte, Carte, punto di domanda. nel senso ci sono carte che non le servono in quella casa? Sì, ma, però non intendo solo proprio da un punto di vista di oggetti, Ah, anche ok. forse di concetti, di informazioni, Libri, ta- libri. tan- tanto di tutto, oggettistica varia. Mhm.
Orgoni fatti da persone sbagliate. Sì, Sì? anche sì. Entità eteriche di Tiziana. C'è un capodoglio che si trova dentro una rete, imprigionato. Poi c'è una lince come canide, e poi c'è tipo una strega del secondo universo che vedo che armeggia con del fuoco e con dei pali aguzzi. E poi ci sono degli alieni di Orione che proprio come se le parlassero alle orecchie e volessero suggerirle che il modo che lei ha per trovare le proprie origini, per trovare se stessa, per trovare la chiave dell'esistenza è, e ogni volta le suggeriscono una pratica, le suggeriscono un percorso da intraprendere. In realtà poi creano solamente una dissipazione dell'energia di Tiziana stessa. Quelli di Orione. Sì. Poi? No, io vedo 3DL e basta. Entità mentali. Ridi e poi piangi. Questa me la dà come livello 6 e mi fa proprio vedere come un'onda la sua vita, no? Con questa sinusoide, in cui ci sono dei momenti in cui si entusiasma per qualcosa, si affida a questo qualcosa e per cui c'è la fase del buon umore, della risata, della fiducia, eccetera. Poi vive la delusione e allora scende giù a picco. Con tutto quello che comporta come umore e di conseguenza come eventi che accadono nella sua vita, perché quella cosa in cui aveva creduto ha perso di forza. Livello 6 tipo. Poi c'è il valore è fuori. E questa io direi che è un livello 7 e mi fa proprio vedere come lei fatica proprio a percepire che il potere e il valore stanno dentro di sé. Cioè è come se lei cercasse tanto questa cosa, però di fatto colloca sempre il valore e il potere fuori da sé. Poi? E poi c'è tipo arrampicata sui vetri. E mi fa vedere che sta cercando un appiglio laddove non è possibile trovarlo e quindi di fatto, proprio come arrampicarsi sui vetri, scivola giù, perché lì non può fisicamente proprio esserci un appiglio. Livello? Direi 5. Cinema, si aprono le porte del cinema. La prima invitata a sorpresa è la proprietaria di quel negozio. Oh, e viene è anche un po' inquietante a vedersi, perché sembra anche per certi aspetti un ectoplasma. Mi viene con questi capelli che vivono di vita propria, che si sollevano, grigiastri, diciamo. Non lo so, non è che mette a proprio agio. Ha questi occhi come sbarrati, un pochino sporgenti. Eh, Ti giuro, non sapeva niente, non sa niente, non è mai entrata lì. Mamma mia, paura, che fai? Monica, fai paura. ah. Tu come hai gli occhi Lei sporchi? di più. Il marito, E lei è un po' gonfia, la vedo gonfia. piena di roba. Sì, proprio come se avesse, non so come dirti, come se fosse in gravidanza e fosse lì sempre pronta a partorire, non so come dirti, entità differenti. Lei, lei è primo o secondo universo? Dominata o da tutto? Interessante. Allora, praticamente lei è come se fosse una. Tra l'altro lei è anche una creatrice, però è come se fosse una creatrice di elementali, e tanto Tiziana mi capisce di cosa parlo, ma di elementali negativi.
perché è come se lei assorbisse molta energia dal secondo universo e quindi è in grado di crearli, questi elementali, però purtroppo dotati di una forza un po' a volte dispettosa, a volte un po' malevola. Le cose che si comprano in quel negozio sono valide o vanno pulite? Beh, Vanno pulite. sì, in realtà vedo cose quasi di valore inestimabile, veramente preziosissime, con una grandissima potenzialità, però che richiedono una pulizia molto approfondita e non con un unico passaggio. Mhm. Il marito viene? E il marito, allora, è come se fosse in quel negozio per altre ragioni, cioè nel senso che forse avrebbe anche altri interessi, non lo so, non lo vedo così primario. Vabbè, vengono tutte e due nel cinema? Sì, lui è appoggiato così, eh, si rosicchia il mignolo. Mhm. Sì, sì. Lo fa, non mi ricordo. Diciamo che lei è, Mm. però rimane così in piedi perché vuole, sai, sembrare questa icona sciamanica. Non si siede. Ma se qui deve imparare delle cose come anima, non è qui a vedere Tiziana, così, perché stasera non danno niente in televisione, lei viene al cinema per quello. Con un bastone. Allora può sedersi con un bastone. Bah. Va bene, ci interessa molto di più della mamma di Tiziana. È venuta con una coperta. Mhm. Non so se non sta tanto bene così, perché è venuta proprio con un plaid, una coperta un po' pesante. A volte mi sembra anche quasi che, oltre al fatto che debba coprirsi, è proprio come se debba coprire delle cose. Mm. Il marito Non so se è una cosa simbolica, perché mi viene con una stampella. si è rotto una gamba tempo fa. Quale? Destra? A me veniva a sinistra, cioè, però aspetta, no, se tiene la stampella a sinistra, E là a sinistra. sì, Lei io dice la vedo, destra. cioè la Destra. stampella ce l'ha a sinistra, io vedo così. Ah, vabbè, la gamba è rotta, era a destra, ok. Viene. Sì, probabilmente in realtà c'è ancora qualche problema, perché se è venuto adesso, evidentemente ci sono ancora degli esiti residui. E poi comunque credo che questa stampella a sinistra mi sta molto a mostrare, non so come spiegarti, che è vero che quella che si è rotta è la destra, perché in effetti chi usava violenza su di lui è il padre, ma la vera ferita è come se fosse a sinistra il comportamento complice e silenzioso della madre. Interessante, chiamiamoli i suoi genitori, i suoceri di Tiziana. No, sono offesi, ci stanno dando le spalle. Perché c'è dell'ingratitudine, dell'irriconoscenza, del non rispetto da parte nostra, di tutti noi. Sorella. Viene come succhiandosi una ciocca di capelli, sembra, sai, un po' bambina, un po' capricciosa, un po' insicura, eh, in questa maniera. E il marito di lei e il figlio di lei. Sì. Diciamo che è un altro mondo. Ok, c'è qualcun altro che si aggiunge?
No, al momento non mi sembra. Ok. Allora, andiamo nella nostra amica Forse ci sono, tipo come se volessero spiare, i vicini di casa volessero spiare da qualche feritoia del cinema. Che chiamiamoli. cosa sta succedendo? In eterico sembra che abbiano dei cappelli appuntiti neri, tipo, sai, streghe, cose del genere. No. Andiamo nel 2011 circa, la nostra amica Tiziana si affida a Doreen di Virtù. Chiamiamola. Dovrebbe essere ancora viva. Libri sugli angeli, meditazioni sugli angeli, carte di angeli, angeli. Tu sai chi è, Monica? Assolutamente no, è una donna molto anziana, non so se è tale. Mi viene come tipo se alle sue spalle, cioè allora praticamente dietro di lei vedo proprio una schiera angelica, quindi angeli di varie fattezze, alcuni un pochino più slanciati, belli proprio, altri invece più tipo bambini, cicciottelli. Ma dietro tutta questa schiera angelica c'è il grande angelo Lucifero. Ok. Ha 66 anni, è una specie di Cher castana e bionda. No, in Enrico Me viene tipo per dirti Rita Levi Montalcini. Ok, è consumata? Esatto, in questo senso, sì. Ok. Ha anima Doreen? Sì. Ok. Qual è il suo progetto di vita? Cioè lei ha fatto un patto. Ehm, allora, nel senso che ha fatto un patto inizialmente in buona fede, non capendo esattamente con quale entità si stesse interfacciando. Ma poiché il patto aveva bisogno della sua sottoscrizione piena, poi è come se gli si fosse palesata, no? La realtà di questa entità. Mhm. Però in cambio lei avrebbe avuto tutta questa fama, tutto questo successo, questa divulgazione. Io credo che sia molto ampia come divulgazione, per come mi fa Mhm. vedere, Mhm. perché mi fa vedere proprio tipo un cumulo d'oro, quindi Mhm. insomma, È probabilmente ha scritto libri. famosissima. Ah, ok, in diverse Ah, lingue forse, perché sì, immagino. Ah, sì, ok, ok, tradotta in tutte le lingue, saranno 20, 30, 40, 50 libri che dicono ok. sempre le stesse minchiate. Angeli, angeli, angeli. Allora, la cultura yankee, perché lei è statunitense, giusto? Giusto? È statunitense, no? O inglese? No, è statunitense. Un'americanona. È legata al concetto degli angeli. Se tu in America dici angelo, che tu abbia davanti lo scaricatore di porto o una vecchietta credente, hai la loro attenzione, hai ragione, è giusto così, e anzi lacrimucce e pianto frignoso. È il tuo angelo che te l'ha detto. Piangiamo. Gli angeli hanno la priorità, le porte aperte. Tutte le porte sono aperte negli Stati Uniti. In qualche modo, serie e film, uno dopo l'altro, questa idea è arrivata anche qua, in Europa, in Oriente, eccetera. Adesso c'è da alcuni anni questa mania di dipingere due ali su un muro, in modo che, solito selfie, uno si mette in mezzo e si fa la foto con le ali. Io mi sono rotto il cazzo di sta cosa. Quindi, siccome le cose non sono chiare, rendiamole chiare. Chiamiamo Lucifero insieme a Dorin e analizziamo la cosa per bene. Tutti attorno a un tavolo. Ci sei tu, Monica, Tiziana, io, siamo in tre. Lucifero e Dorin, siamo in cinque. E Lucifero è come se dicesse, è una questione di sottigliezze di termini. Lo chiami custode, riferendosi all'angelo custode, in verità è controllore. Quindi quello che noi recepiamo come angelo custode,
che ci indica la retta via, che ci protegge dalle situazioni difficili, che ci consiglia bene, eccetera, è il controllore. Ok, diciamolo, dico io a Lucifero, a tutti quelli che credono agli angeli. È giusto che siano informati. Il nodo è quello, non dire la verità, non informare, ma ingannare. Ti correggo, dice. Mm, Io dico, gli altri devono approfondire, entrare dentro. ok, vero. E questo è il compito che è stato dato a noi da noi creatori a lui? Da noi, esatto. Ok. Non ritiene che sia giunta l'ora di dare tutte le informazioni? Non spetta a me, spetta a Eh, voi aspetta a me, trovarle. a Sì, noi. esatto. Ok, allora mettiamo intorno a questo tavolo tutti quelli che sono viventi adesso sulla Terra. È come se molti venissero piangendo perché hanno fatica a rinunciare al Mm. loro angelo custode, a cui hanno per esempio delegato tutto il loro potere. Mhm. Ma noi siamo qua per imparare informazioni, non per piangere. Siamo tutti qua intorno, ce l'abbiamo tutti intorno, questo enorme disco di persone, tutte che guardano verso il centro del tavolo. Lucifero, Dorin, te e me. Mm. Non è facile la situazione. Allora, quello che io vedo è come se fosse una specie di caramella Mentos, quindi con il buco intorno. Mhm. Il tavolo è fatto in questa maniera. Questo buco intorno ha sotto una luce molto nera, molto scura. Mhm. Sopra invece un fascio di luce abbagliante che arriva fino in alto, no? Ottimo, Fino verso la ottimo. sorgente. Siamo molto connessi, infatti l'immagine che volevo suggerire a tutti è che abbiamo bisogno di informazioni. Dall'alto, verticalmente scende una corda fino al centro del tavolo. Se tiriamo in basso questa corda di 10 centimetri, si apre una botola dall'alto e cade l'acqua, la pioggia dell'informazione sulla testa di tutti. Chi tira questa corda? Voglio che la tiri Lucifero. Troppo facile che lo faccia io, tu, Tiziana. Tirala tu. No, Lucifero sta con le braccia conserte perché è come se lui avesse un ruolo ben preciso, da quello non esce. Questo ruolo è cambiato, la tira lui. È un po' indispettito e dice: Ci posso provare con la mia coda? No, con la mano destra. Mm, Giammai. È obbligato. Lui lo sa cosa sta per cadere giù. Ed è l'opposto di quello che lui rappresenta. Si neghi. La tira, la corda. Cosa succede? È come se si intensificasse questa luce e diventa una sorta di pioggia, una pioggia luminosa che imprime sul tavolo 3 parole: Mhm. verità, semplicità, amore. E queste parole come se fossero impresse sul tavolo, ma fossero allo stesso tempo vive, brillanti e vive. Che fa Dorin? Ha provato a nascondersi sotto un'ala di Lucifero. Io da questa scena non ho più niente da fare, me ne vado. Tu che fai, Monica? E cosa fa Tiziana? Assolutamente, con te è identiziana. Perfetto. E i due fanno quello che vogliono. Chiuso qui. Torniamo a Tiziana.
Angeli, pulizia sciamanica, yoga e tantissime altre esperienze, cosa hanno portato a Tiziana, Monica? Lei è sempre stata alla ricerca un po' appunto di se stessa, un po' delle proprie origini e un po' anche di una chiave di interpretazione della sua vita, perché è come se lei fosse vissuta veramente in un conflitto di messaggi. Quindi da un lato le dicevano una cosa i genitori, da un lato accadevano altre cose. Questo scombussolamento, questo disordine che lei aveva, lei voleva darle un ordine, voleva trovare una calma, una quiete, dei perché, senza neanche tra l'altro rendersi conto che stava facendo esattamente questo. E di fatto si è tante volte persa in esperienze, alcune l'hanno scottata anche molto profondamente, a volte anche con delle interferenze pesanti, a volte ha proprio visto anche in casa sua diventare quasi più nera, più cupa e non capire neanche il perché, per esempio, litigasse con il marito, no? A volte scattava la discussione e quasi si sentivano entrambi manovrati da qualcosa quasi di più forte. Quindi è come se in un certo senso lei in certi frangenti è stata un po' guidata, no? Un po' come un burattino da queste esperienze Burattinata. qui. Sì, burattinata, sì. Vediamo la casa. Anzi, invitiamo la casa nel cinema. Con le La sue, casa. con le sue zampe fondamenta, va al cinema. La casa è come se fosse con degli allergeni, mi viene. Cioè è come se fosse in questo momento, da un punto di vista un po' materiale e un po' energetico, ehm, costituita da degli elementi che creano quasi un'allergia, una reazione proprio fisica in Tiziana. È come se la stessa casa chiedesse in un certo senso di essere alleggerita, liberata. Cos'ha la casa? Dei disincarnati? Allora, diciamo che Tiziana ha ricevuto diverse persone, no, in casa sua. Mm. Nel momento in cui lei faceva quel tipo di trattamento che faceva, sì, è come se si aprissero, no? Proprio i pori, diciamo così, di queste persone, ma anche i pori energetici. mm. Per cui alcune di queste persone beneficiavano molto del massaggio rilasciando dei loro blocchi, mm. Però li rilasciavano lì. E Tiziana non ha provveduto a delle pulizie davvero corrette e profonde su di sé e sulla casa. E c'è come stato una sorta di attecchimento di alcune energie e di basse frequenze. E lei a volte proprio se n'è accorta in maniera tangibile. Dove sono? Nella casa. Allora, mi fa vedere pareti. Mm. Aspetta. E c'è qualcosa più a un livello più sotto della sua casa? C'è niente sotto? Un box, una cantina, un secondo piano? Mm? Sotto? Mm? C'è? Aspetta che me lo scrive, sì, sembra ci sia qualcosa. Lì cosa c'è? Allora lì è come se, non so come spiegarti, che vengono tirate giù in basso, come se fosse un peso, diciamo così, che è andato giù, è sceso giù. C'è un altro appartamento. Però non è il suo No, appartamento? no. Questi allora quindi ai vicini? Possono essere i vicini famosi, quelli che hanno, secondo lei, impedito la vendita della casa. Appartamento di gente religiosa. Ah. Oh, mamma mia. Ecco allora c'è stata come una comunicazione fra entità, un'alleanza.
ok? Quindi determinate entità che sono state rilasciate durante questi trattamenti sono state, diciamo così, attratte da sotto, ok? Mhm. Ehm, e mantenute in vita, ok? Mhm. Però il punto qual era? Che se Tiziana effettuava, non è che è avvenuto immediatamente, non è che immediatamente queste entità sono andate sotto subito. E Tiziana avrebbe dovuto fare una pulizia molto più accurata. Cioè, nel senso, passare proprio ogni, mi spiace doverlo dire perché sembra un po' una roba maniacale, no? Però centrarsi un attimo, capire qual era il cliente particolarmente impregnato, ok? E poi proprio passare tutti i luoghi e gli oggetti che questo cliente aveva toccato. Ok? Più complessivamente proprio la stanza, Mhm. fare tutto il trattamento, vuoi l'incenso, ok? Lei mi ha scritto Se stessa. farmacista, però vabbè, questo in generale tu stai dicendo, tutto quello che la persona ha un senso continuare a fare questo genere di cose, Il accogliere punto è che persone a lei, casa, allora e lei lo piace. può anche fare, però deve cambiare modalità. E modalità sua perché lei deve creare una protezione prima di iniziare il lavoro a se stessa. Ok? Protezione che è una schermatura per non assorbire le entità e le pesantezze altrui, ma è una schermatura che comunque consente il passaggio ovviamente delle sue capacità, no? Del suo lavoro. Quello sì, è necessario che ci sia, Mhm. però con una protezione. Poi la pulizia va effettuata per forza e in maniera molto scrupolosa e poi tipo anche dopo aver effettuato questa pulizia aprire casa, ma lei uscire di casa quando ha aperto, ok? Mhm. Parli della salvia bianca? Eh, sì, ma andrebbe bene anche un incenso naturale per lei. Non so, io la vedo che potrebbe lei stessa, per esempio, creare degli incensi. La salvia bianca, il mio modo di sentire, è fino a un certo punto compatibile con noi, perché non Mhm. è roba nostra. Mhm. Lei può utilizzare roba nostra, che sia la lavanda, che sia la salvia normale, che sia il rosmarino anche, eh, È vero. A la chilometro zero. rosa, fare degli smudge, lei, sì. Ok, causa esoterica della complicata storia lavorativa che la riguarda, diciamo, sia nel passato che nell'attuale presente. Di base mi dà proprio una sfiducia in se stessa. Cioè davvero lei è stata cresciuta con dei messaggi molto contraddittori, per cui è vero che da un lato lei ha sempre avuto una spiccata curiosità, indipendenza, spinta alla libertà, ok? Però è come se non avesse avuto quelle basi necessarie e sufficienti per credere in se stessa. Quindi di fatto è proprio come un po' una bandiera al vento senza un punto solido, cioè diciamo così che il suo punto fermo di riferimento è il marito, che è più stabile di lei. Mm. Ehm, e lei è come se, allora, fin da piccola le hanno detto che era brava, che andava bene così, eccetera, però è come se lei dovesse rincorrere questo brava. Quindi dovesse essere sempre più brava per ottenere un brava. Quindi dovesse andare benissimo a scuola, dovesse avere sempre buoni risultati, dovesse sempre comportarsi bene, dovesse sempre compensare le carenze della sorella, che era sempre un po' la più bisognosa, la più debole, la più da seguire, diciamo, no? Mhm. Quindi è come se in realtà lei, per rincorrere questi complimenti, questo apprezzamento, questa approvazione, non ha fatto emergere chi era Tiziana.
Chi è ma Tiziana? la brava bambina che tutto fa, che tutto compensa. Per me Tiziana è Brigida, nel senso proprio di bright Mhm. in inglese, no? Che è luminoso, brillante, no? Splendente. Ehm, Però è questa luce che di fatto lei stessa ha sempre coperto, e mi ricollega alla coperta prima della madre, ehm, anche mettendosi in ombra rispetto ad altre figure. Si mette in ombra rispetto alla sorella, si mette in ombra rispetto, che ne so, a tutta una serie di maestri che ne sanno di più, e quindi lei è sempre la studente, no? Che passa di corso in corso piuttosto che di pratica in pratica, che è gestita da altri, no? Ed è così, è come se lei vedesse sempre il valore fuori di sé, come abbiamo visto nell'entità mentale, e non riesce a riconoscere questa luce dentro. Causa esoterica del problema alla pelle delle mani. Dio, aspetta, perché mi sta facendo vedere una sfera luminosa, come se fosse, hai presente le palle di cristallo delle maghe? Mhm. Lei si è mai rivolta a qualche maga, cose così? Beh, sì, direi no. Mi sta scrivendo. Ok, maga cartomante, sei proprio più nel senso Sì, classico, da quello che mi ha ok? scritto direi proprio di sì. Sì. Mm, Mhm. ok, perché mi fa proprio vedere come lei, no? Che tipo ha queste mani su questa sfera, Mhm. ok? Proprio di maga, in senso un po' popolare, Sì, mi se ha scritto il vogliamo, nome, non conosco, ma ok. Mhm. ok? Ehm, Bruciare, aspetta un attimo, perché è come se questa maga in realtà avesse visto in lei qualche cosa di buono e di potente, ed è come se glielo volesse bruciare, come se gliel'avesse voluto bruciare. Mm? Quindi queste mani in effetti sembrano un po' spellacchiate quando tipo dopo un po' che hai avuto una scottatura la pelle si rimargina e rimane tutta questa spelacchiatura qui, no? Mhm. E potrebbero anche darle questa sensazione qua a volte di calore. Quindi è il retaggio di un, cioè il regalo di una lettura. Quando è avvenuta? In che anno, Tiziana? Coincide con le mani? Sì. Chiamiamola nel cinema questa tizia. Mi viene come se fosse verde di invidia, cioè una che è come se volesse tenere solo per sé le facoltà, i poteri, ehm, e credo che abbia un po', cioè che lei abbia visto delle cose in Tiziana, no? Quindi delle qualità, delle potenzialità, e però non gliele abbia dette, anzi abbia cambiato un po' la Mhm. lettura, ok? Ed è proprio come se le venisse quasi eh, naturale, spontaneo, ogni volta che individua qualcuno che ha queste doti e di cui non ne ha conoscenza, come Tiziana, perché Tiziana si sottovaluta molto, cioè molto non ha capito di sé. Pensa sempre che altri siano dotati di qualcosa e non si rende conto delle proprie di doti. E anzi, quando vengono fuori, come quando lei massaggia i clienti, che i clienti ovviamente avevano benefici, lei è talmente tanto incredula di sé che alla fine fa cadere tutto. Infatti poi i clienti via via se ne sono scemati, no? Mm? Quindi fa vedere questo, che lei, invidiosa, è come se in un qualche modo dalle mani, non so come dirti, sottraesse, ok, dell'energia da Tiziana per prendersela per sé, mm, e lasciasse questa specie di, non so come dirti, di apertura, di comunicazione, questa mano che sembra non rimarginata, ok, perché non è la pelle intatta, bella sana,
da cui può sempre prendere. E infatti, per esempio, una grande attitudine di Tiziana è proprio l'utilizzo delle mani, ed è proprio le mani che lei ha rovinate. Botola, questa può anche andare via, non è più invitata nel cinema. Causa esoterica del fatto che Tiziana lei si vuole chiamare druida. Allora, lei da subito mi ha fatto vedere questa vita precedente in cui lei è una bambina. Scozzese, mi sembra, no? E lei si vuol sempre far raccontare una storia che è una tradizione che si tramanda da tante generazioni, e se le fa raccontare dalla mamma, dai nonni, così, ed è la storia di un antenato che ha partecipato alla fondazione di Stonehenge ed era un mago celtico. Mm-hmm. Lei è legata a Stonehenge? Questo sì, perché questo suo antenato, ok, ha partecipato alla fondazione di Stonehenge, sì. Cioè, la scena che mi mostra è questa, non c'è solo lui come mago, ce ne sono un gruppetto, adesso non so, io ne vedo 5, ma potrebbero essere di più, che praticamente è come se venissero contattati da questi, diciamo, alieni lupoidi, però tipo mi fa vedere che sono degli alieni che vengono da una terra, no? Oltre il secondo anello di ghiacci, no? Loro vengono da lì. E siccome questi maghi celti sono in realtà molto potenti, riconoscono in questi alieni lupoidi come una specie di divinità. Nasce questa specie di patto, di alleanza tra questi alieni lupoidi e questi maghi, e diciamo così che questa coalizione viene suggellata da questi megaliti, no? Da queste pietre, che vengono, non so come spiegarti, per come la vedo io, però potrebbe essere molto riduttivo, smaterializzate e rimaterializzate. Chiediamo a Tiziana di tornare lì, alla creazione di Stonehenge. Siamo alla posizionamento della prima pietra. Chi c'è? I lupoidi? Allora c'è questa distesa, questo prato, poi c'è praticamente questo gruppo di maghi che hanno in mano tipo dei bastoni un po' lunghi. Ed è come se comunicassero con questi lupoidi, che sono anche umani, un po' umani, un po' lupi, però non so spiegarti, non netti come noi, non così materici, neanche completamente materici. Un po' trasparenti, un po' ci siamo e non ci siamo. Ma uomini lupo, quindi siamo Twilight praticamente. Sì, sì. Che io non ho visto. Sì. I maghi come sono? Come i Signori degli Anelli o sono vecchietti, vecchiette anche? Maghi maghe? No, io vedo solo uomini qua. Uomini. Sono Sì. anziani, sono confondibili con un pastore, con un contadino, con uno che passa di lì? O sono barbuti, col cappello, il mantellone, il bastone? Come mi si presenta qui, sembra proprio che abbiano, come dirti, una tradizione da rispettare, ok? Quindi in realtà io li vedo anche un po' simili, no? Queste tuniche un po' lunghe, multistrato, e sì, e un po' lunghi anche i capelli e la barba. Cosa Comunque fanno? è un gruppo compatto che lo vedi, che ha una Quanti sono? somiglianza. Io ne vedo solo 5, però non ci giurerei che siano solo 5. E i lupoidi? No, io adesso qua ne vedo uno di lupoide, qua Ok. in questa prima fase. Come si chiama?
Oddio, perché è venuto Jack lo squartatore? Vabbè, Vabbè. è un nome. Ok. Cosa fanno e perché? Cos'è Stonehenge? Allineamento con le stelle, sole, solstizio, tutte queste robe qua non mi interessano, sono sempre stesse robe. Stringi, che cos'è? Allora, io ti dico quello che vedo, io non so niente di Stonehenge, quindi non Manco so. io. Ecco, mi fa vedere che questo lupoide gli dice di disegnare una croce per terra a uno di questi druidi, ok? Mhm. Che penso che sia il più anziano del gruppo. E mi fa vedere come in realtà la croce che disegna, che è in verticale più lunga la linea, ok? Rispetto alla linea orizzontale. Mm? Mhm. In realtà non è solo due rette, ok? Ma è, non so come dirti, è disegnata tutta la croce, Mhm. ok? Mm? Il In bordo. verità, esatto, bravo, il bordo. Ma croce In cristiana o greca? Scusami, due bracci uguali o uno lungo e uno corto? uno lungo e uno corto. Ok. E mi fa vedere che quello lungo, che è quello verticale, in realtà in eterico è un simbolo dell'infinito. Mhm. E idem l'altro, quello corto, è un altro simbolo dell'infinito. Due simboli dell'infinito, quindi. Mhm. Mi fa vedere che quello in verticale, come simbolo dell'infinito, è immobile, mentre quello corto è mobile e può roteare, quindi si può sovrapporre roteando all'altro infinito. Mhm. E questa è l'anima di Stonehenge. Sì, perché praticamente la possibilità che allora, l'otto, che siamo noi come Matrix, più chiamiamolo all'aldilà, l'invisibile, dove vanno i disincarnati, ok? L'otto è questo, Mhm. ok? Un cerchio è rappresentato da noi mondo terreno e l'altro è il mondo ultraterreno, ed è il braccio più lungo, quello verticale. Il braccio orizzontale, che è l'altro otto più piccolo, è come se fosse più multidimensionale e sono tutti gli altri piani dimensionali in cui per esempio sono collocati vari alieni, varie entità. E sono quelli che sono mobili e quindi si possono sovrapporre al nostro. Ok? Mentre noi che siamo nel braccio immobile non possiamo sovrapporci. Quindi è Qual è la come finalità? suggellare questo, che il braccio più piccolo possa roteare e compenetrare il nostro. È Mi viene riuscito così. l'esperimento? Certo che sì. Ok. Qui c'è Tiziana e c'è il suo attuale compagno in questo momento in cui si crea Stonehenge. Ha senso chiamare il compagno? Sì, 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 decisamente. Perché? Però, perché vedi, il compagno io lo vedo come in una generazione molto successiva, però in un certo senso, non so come spiegarti, un po' contestatore del gruppo originario, come se volesse staccarsi da quello che è l'aspetto di, come si può dire, di adorazione della divinità e mantenere solamente l'aspetto di connessione con la natura. Ok. Usciamo da Stonehenge. Domanda, è la fiamma Tiziana e il suo compagno? Sono fiamme? Sì, e infatti hanno e stanno facendo il complesso percorso delle fiamme, dove a volte sembra quasi che ci si sta staccando, ci si sta perdendo, o addirittura ci si sta scontrando proprio come due asteroidi, no? E che sia la fine di questo, dopo questo scontro.
E invece, dopo lo scontro, che succede? E invece questo è parte assolutamente del processo di evoluzione. Dopo ogni scontro c'è un ulteriore, diciamo così, passo evolutivo. Si perde una pelle e se ne forma una nuova. Sì, sì, Ci sì. si unisce sempre di più. Ci si unisce sempre di più e si comprendono nuovi aspetti della realtà. Ok. Suoceri manipolatori. Beh, abbiamo visto che hanno proprio un altro modo, hai capito, di ragionare. Cioè loro sono proprio chiusi nel loro egoismo, nel loro vantaggio, nella loro storia. Una storia un po' fine a se stessa, non riescono a integrarsi con le storie altrui. Devono sempre far prevalere la loro storia. Cosa vuole fare Tiziana? Vorrebbe essere veramente leggera ehm, eh, come un elfo. Lei è forse molto colpita dal concetto di elfo perché ha riso e ha fatto la faccia come dire lo sapevo. Mm. Perché? Non so, Una druida. perché cioè, quando mi ha detto cosa vuol fare, Tiziana le sono venute le orecchie così a punta, è diventata più piccola, ovviamente sottile, così, no? E, e mi ha fatto proprio vedere come questa, non so, come mutazione, no? Oltre che avermi fatto vedere questa mutazione esteriore, che ovviamente ha un valore simbolico, come se proprio lei volesse arrivare a quello che abbiamo visto all'inizio, verità, semplicità e amore. E gli elfi sono questo, sono verità, semplicità e amore, perché sono proprio creature essenziali. Andiamo al cluster allora. È Vestita. come, brava vestito, è avuto un macero, come se fosse, oddio aspetta che non mi viene la parola, sai i cumuli di rifiuti, Ah, mm, discarica. è bravo, una discarica in cui ci sono anche molti vestiti. Mhm. Tutti i Comunque vestiti che lei ha indossato, personaggi, esperienze, letture, workshop. e questi anche vestiti finti indossati dai maestri per darsi un tono, sai, no? Mhm. Queste tuniche, queste robe fittizie. Sciamani, mica sciamani. Insegnanti di yoga. Insegnanti di yoga i peggiori. Lo so, Scher- è Scherzo. vero, è la verità. Beh, lo yoga va assolutamente vissuto e esperito in una palestra. In un luogo dove c'è, no, palestra. Ma è Scusa. giusto, è stato sporcato, diciamo, al 99,9% lo yoga, ma è giusto così, perché solamente nella monnezza noi possiamo ritrovare la luce. Lo yoga è solo tappetini colorati, abbigliamento minimal e poter dire alle amiche io vado a yoga. Mm. Tra l'altro c'è anche, per esempio, un grande fraintendimento sulla meditazione, credo che lei stessa, di cui lei è stata vittima. Vedi, vedono molto la meditazione come il momento del silenzio e della calma della mente, e quello lì è uno dei più grandi inganni, perché fanno pensare che questo sia il fine, questo è il passaggio, è esattamente come la morte. La calma e il silenzio della mente è come la nostra morte. E poi c'è un'altra vita. E l'altra vita è quando noi accediamo alla nostra vera mente. Cioè noi abbandoniamo la mente cosciente, la mente condizionata, la mente densa di credenze attraverso il silenzio e la quiete, ma per approdare alla nostra vera mente, al nostro emisfero destro, che è la connessione con l'anima. Invece tutti ci vogliono far fermare lì, al silenzio, alla quiete.
senza nessun passaggio. Esatto. Facciamolo questo passaggio per Tiziana. Via tutti i vestiti. Portale definitivo. Può farlo piccolino e gettarne uno alla volta dentro il portale. Può fare una botolona gigante e in un secondo tutto scompare. Sì, un sacco dell'immondizia gigante che ha gettato come se fosse una pattumiera dentro il portale definitivo. Cosa crea qua Tiziana? L'unica vera creatrice, colei che si è rivolta a creatori finti finora, oggi finalmente crea da sola. La sua vera creazione. Allora, vedo delle orchidee, delle campanelle e credo dei gladioli. È come se avesse fatto un enorme bouquet fiorito. E l'Ad Eternum è così. È molto femminile, è molto naturale, è molto colorato. Avatar, c'è qualcuno? È come se questo avatar rimanesse in ombra per metà e per metà in luce, per creare di nuovo in Tiziana questa idea della spaccatura, dell'indecisione, della non chiarezza. La tiene? No, no, lei ha proprio voglia di aria nuova, di chiarezza, di luce, quindi assolutamente. Vedo che lui era su una sedia con le rotelle e lei proprio l'ha scagliato via, no? L'ha lanciato nel portale definitivo. Ok, con questa nuova condizione, a quanto Lei adesso vibra? prende una bacchetta magica, eh? Lei ha una Mhm. bacchetta magica adesso, è proprio come sotto forma di elfo, con questa bacchetta magica che termina proprio con una stellina. Ah no, a volte sembra una stellina, a volte sembra un pino piccolino, no? Mm? Vabbè. Perché Mhm. Con la bacchetta magica si fa, se la gira intorno e si autoteletrasporta davanti al portale definitivo, che è già aperto, pronto, con richiesta al del portale aureo. aureo, scusa, del padre. Dimmi. Non capisco questa immagine perché mi fa vedere quasi come se volesse farmi vedere gli ultimi suoi momenti e mi fa vedere col il palmo della mano aperta sul petto, sembra quasi che gli manchi completamente il respiro. Eh, ed è come se avvertisse il cuore che si ferma. Però è un momento un po' angosciante perché è come se mi facesse vedere con una pistola puntata addosso. Dalla schiena o al petto? Così verso il viso. E, mm, Ma sua o di qualcuno? Non so, è da sola questa pistola, però che è come se gli aumentasse il senso di angoscia. Mm. E penso che abbia Mm. avuta molta paura. Vic. Dei libri arrivano poi, non so se era un lettore, perché mi sta mostrando dei libri. O forse che quando lui era così c'erano davanti dei libri, o di lato dei libri. In casa? In casa. Mm. Cosa fa? Prende la Vic. Prende la Vic e mi mostra però l'immagine dopo, ma con un altro stato d'animo. L'immagine dopo è lui con delle, mamma mia, non vengono le parole, tipo come delle flebo sul letto di ospedale e mi fa vedere queste lenzuola che sono quasi azzurrate, questo bianco azzurrino. Ed è come se avesse invece un delicato sorriso qua adesso. Cosa vuole dire a Tiziana? La nuova Tiziana.
Dice la vita non è tutta lì, perché c'è vita anche dopo, ma lì va vissuta al meglio. E io sono inciampato un po' di volte. Mi fa vedere proprio lui che incastra il piede in una radice. Mhm. E Tiziana cosa gli risponde? Mi fa vedere in effetti che il padre è come se tenesse sul palmo della mano le due ragazze, no? Perché le vedo ragazze in questa immagine, no? Cioè Tiziana è la sorella di Tiziana. Mhm. Ed è come se però, è bizzarro, perché la sorella di Tiziana va giù, quindi pesa di più, giusto? Se va giù. Mhm. Mhm. E Tiziana rimane più in alto se fosse una bilancia, no? Però fa sembrare che lei è più in alto perché vale di più, però l'altra pesa di più. Mhm. Quindi mi fa vedere come se ci fosse stato questo equivoco profondo in Tiziana. Mhm. Io valgo di più, eppure ho un peso minore. Mm? Mhm. Fa vedere questa immagine qui. Secondo me questo è il dilemma di tutti i figli più in gamba, con fratelli. Mm? Vero? Sì, sono d'accordissimo. Salutiamo il padre. Mentre lo salutiamo, vediamo la vibrazione di Tiziana. La nuova Tiziana, la nuova vibrazione. Adesso mi dà 280. Consapevolezza. 162. PS. 54. Vite. 1790 circa. Cervello. 10. E tanto 10, cosa potrà fare con 10? Capire intuitivamente come ripulire profondamente la casa, ma mi fa vedere proprio che inizia ad aprire gli armadi e i cassetti, perché è proprio una pulizia che è anche un po' storica, diciamo. Suscettibilità ipnotica l'abbiamo visto? No, non l'abbiamo visto. 65. 3D. 40. Vivacità animica. 73. Va bene, salutiamo il padre. Come vedi la druida? È come se adesso la vedessi fuori casa, vicino a una fontana importante, molto grande. È come se la sentissi anche spensierata, la vedo camminare sul bordo di questa fontana. È lei che tocca l'acqua, però allo stesso tempo mi vuole mostrare l'acqua salata del mare. Mi mostra l'alga kombu, Mhm. mi mostra il capodoglio liberato, quello che avevamo visto nelle interferenze, Mhm. ed è come se lei sentisse che nella fontana c'è l'acqua del mare. Messaggio finale di Tiziana a se stessa. Il padre è andato, no? Sì. Il padre è andato, certo. Ok. Come se avesse buttato via un rosario, come se ne fosse liberato. Ma, e lei appunto dice a se stessa, sto sviluppando in me la capacità
che sono qui e sono ovunque. Infatti ce l'ha fatto vedere con questa fontana, che non è d'acqua dolce ma è d'acqua salata. Sto imparando ad espandere la mia coscienza. Mi sento qui e mi sento dappertutto. Mi sento legata a mio marito e mi sento legata al tutto. Come la vedi? Io la vedo in un inizio di prosperità. Ci vuole lasciare lei un messaggio a te e a me. Amici e nemici, grazie. Non ci separiamo mai, lo sento. Disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.